Per costruire il modello teorico dello Stato di diritto cercheremo di individuare alcuni elementi invarianti. Per fare questo abbiamo adottato un approccio, potremmo dire, di equilibrio riflessivo. Che cosa si intende? Abbiamo cercato di fare stare insieme, in un modo coerente, alcune intuizioni teoriche che potremmo dire provenienti, ecco, dall'alto, appunto, dalla teoria, e d'altro canto alcune rilevazioni, chiamiamole empiriche, di intuizioni da parte di soggetti più o meno esperti. Il primo passo è stato chiedere a tutti i membri del gruppo di ricerca quali erano i termini che loro consideravano rilevanti per lo Stato di diritto e quali erano i termini che associerebbero a un modello alternativo. Nello sviluppo della ricerca abbiamo tenuto diversi seminari e ai relatori abbiamo anche chiesto quali erano i termini che loro associano allo Stato di diritto e quali sarebbero i termini che associerebbero a un modello alternativo. A questo punto abbiamo deciso anche di produrre un questionario anonimo che abbiamo girato di forma mirata, considerando il gender, l'expertise giuridica, anche il grado di istruzione delle persone, chiedendo quali erano i termini che si associano allo Stato del diritto e quali sarebbero i termini più associati a modelli alternativi allo Stato del diritto. Abbiamo organizzato vere e proprie interviste a esperti nel settore, nelle quali è stato chiesto loro anche quale possa essere la ragione alla base di una transizione da un modello democratico costituzionale basato sullo Stato di diritto a un modello più autocratico, dittatoriale o a un modello populista. Dopo questa analisi teorica e anche un'approfondita ricerca bibliografica, avevamo ottenuto una lista di termini abbastanza chiara per costruire il modello dello Stato di diritto, ma non eravamo ancora sicuri di come intendere, di come capire il modello alternativo al modello dello Stato di diritto. Per questa ragione abbiamo pensato di cercare di vedere come le persone che secondo noi sostengono modelli alternativi allo Stato di diritto tradizionale capivano loro questi modelli alternativi. Per questo abbiamo deciso di analizzare i discorsi dei principali leader di questi modelli molto critici con lo Stato di diritto tradizionale. E con l'aiuto dell'intelligenza artificiale abbiamo contato l'occorrenza dei termini che più spesso venivano usati di questi leader politici. Una volta fatto questo, abbiamo pensato anche ad analizzare l'occorrenza dei termini nei libri teorici che cercavano di offrire un appoggio teorico a un modello alternativo allo Stato di diritto tradizionale. A questo punto siamo riusciti a definire il modello alternativo come un modello che vede allo Stato come uno Stato autocratico dittatoriale, più o meno populista. Il problema a questo punto era che c'erano dei termini condivisi da entrambi i modelli. Termini come democrazia, identità, libertà, poteri, valori condivisi erano termini ed espressioni che trovavamo proprio associati a tutti e due i modelli. La scelta che abbiamo fatto è stata togliere questi termini comuni dalla lista. Abbiamo anche pensato a produrre un esperimento particolare per analizzare se il carico cognitivo associato a questi termini comuni a entrambi i modelli era diverso quando i termini erano usati nel contesto dello Stato di diritto o quando erano usati nel contesto del modello alternativo. Per questo abbiamo creato delle frasi che contestualizzavano l'uso
di questi termini. Il caso classico è quello del termine libertà, che può essere declinato in una visione più populista come l'idea di una libertà individuale, in qualche modo senza vincoli, quindi una libertà che viene garantita agli individui e per la quale qualsiasi struttura istituzionale può sembrare un'imposizione. E invece nel modello Stato di diritto la libertà veniva declinata come qualcosa che è possibile soltanto all'interno di un sistema di regole. Abbiamo quindi testato l'uso di questi termini all'interno di frasi che esemplificavano questi due contesti.